Ciao Paolo, benvenuto al Rifugio Digitale. Per noi è un piacere averti qui. Sei il primo e unico artista italiano del ciclo Homecoming e la ragione per cui per noi era così importante e prezioso avere l'opportunità di esporre il tuo lavoro è proprio l'orizzonte così internazionale che il tuo lavoro ha, pur essendo radicato in Italia, radicato nella tua città, che è Palermo. Ci piacerebbe sapere qualcosa di più sul tuo processo creativo, perché il confine della tua esplorazione visiva sono le tue relazioni personali, i tuoi amici, la tua famiglia d'elezione, proprio appunto nella tua città, nella città dove sei cresciuto. Come funziona la tua fotografia, come funziona il tuo approccio alle storie e ai soggetti? Intanto ti ringrazio Irene, sono felicissimo di essere qui con voi a Rifugio. Come hai detto tu, appunto, essendo questa fotografia legata tanto al sentimento ed essendo una sorta di diario per me, è un processo creativo che io vivo a volte come un flusso di coscienza, se vogliamo. Nel senso che mi lascio tanto guidare dalle emozioni, che poi sono anche il fulcro della mia fotografia, se vogliamo. Ci vuole tanta fiducia e tanta intimità con i soggetti che io vado a fotografare, a immortalare. Anche perché si tratta sempre di persone che io conosco, appunto una famiglia di elezione, quindi si tratta sempre di amici, di persone che io amo, di persone che ho amato, non ci sono delle caricature sentimentali, è tutto molto autentico, molto vero. Inevitabilmente c'è appunto bisogno di tanta fiducia perché bisogna creare un rapporto, perché non tutti riescono con grande naturalezza poi a lasciarsi immortalare con un obiettivo davanti al viso. Quindi è un percorso continuo, continuativo, che a volte richiede anche anni, direi. Con alcune persone poi siamo riusciti ad avere un grande livello di intimità dopo tanti scatti, dopo che c'era appunto questa anche forma di fiducia grande nei miei confronti. Quindi quando loro sentivano che effettivamente potevano aprirsi. Per me l'occhio della macchina fotografica appunto può essere anche tanto invadente e tanto, secondo me, descrittivo in una maniera che non a tutti può piacere. Cioè a volte mettersi sotto l'occhio di una macchina fotografica ti costringe un po' a metterti a nudo, ma in una maniera che è tante volte, come dire, interpretativa del fotografo. Non sei veramente in quel modo forse, perché poi ognuno ha una visione di sé molto specifica, molto personale, a volte ci si vede anche come ci si vorrebbe vedere e quindi essere immortalati in una fotografia a volte ci pone in un'ottica di vista di qualcun altro, quindi non a tutti questa cosa può piacere, quindi bisogna inevitabilmente creare questo rapporto di grande intimità, grande fiducia, quindi lasciarsi vedere da qualcun altro, che è una cosa davvero molto preziosa, molto speciale, che si può creare fra una o più persone. Io ho avuto questo privilegio con i miei amici, con le persone che ho avuto intorno, ma anche con gli animali che ho avuto intorno, perché appunto mi piace l'idea di poter fotografare delle anime, a prescindere poi dal corpo in cui si manifestano. Per esempio, la mia cagnolina è un soggetto che io ritraggo molto spesso, con cui ho visto davvero in maniera tangibile questo accrescimento della fiducia, perché poi appunto noi ci siamo conosciuti e c'è stato questo rapporto crescente di affetto, di fiducia, che si vede proprio in maniera tangibile nelle fotografie, a volte quasi di più che con gli esseri umani, perché con gli esseri umani è più facile anche fingere, si può anche un po' mettere delle maschere, si può anche un po' ehm, creare un po' il sentimento, no? Invece con gli animali è una cosa impossibile, cioè o c'è o non c'è. Comunque sì, appunto è un processo creativo legato tanto a questo sentimento, tanto a questi sentimenti, tanto all'autenticità poi dei rapporti. Entrando così in profondità con i ragazzi ho avuto appunto poi
il privilegio di poter immortalarli anche in attimi di intimità, magari con le persone che loro amavano o in momenti molto particolari o degli scatti di ragazzi e ragazze magari che piangono, che sono commossi o ragazzi feriti fisicamente, scene che appunto in qualsiasi altra situazione sarebbe per me impossibile fotografare personalmente, perché poi chiaramente dipende poi ognuno da come si approccia alla fotografia. Io sono anche, mi ritengo anche una persona abbastanza timida, quindi mi verrebbe un po' complesso fare una fotografia reportagistica a ad ampio spettro, quindi a delle persone che io non conosco, proprio perché in prima persona ho bisogno di questo legame di intimità, di questo scambio. Cioè io mi sento in tutte le fotografie che ho scattato, perché tante volte mi viene detto ma come fai ad avere tutte queste fotografie ma tu non ci sei mai? Io in realtà sono in tutte quelle foto, cioè sento la mia energia in tutti quegli scatti e la rivedo nello sguardo di chi sto fotografando, cioè vedo come loro mi guardano in qualche modo. Ed è una cosa che cambia anche negli anni, fotografando magari lo stesso soggetto in anni diversi, in periodi diversi della nostra vita, riesco poi a tracciare anche come il nostro rapporto si è evoluto, si evolve, che è una cosa molto 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 speciale. Diciamo che intimità e relazione sono due elementi chiave del tuo approccio visivo. Il tuo approccio visivo si muove all'interno di una cornice che è autobiografica, come dicevi tu. In che modo l'artista riesce a toccare attraverso il personale, il particolare, le corde dell'universale, le tue immagini della tua vita, dei tuoi amici, delle tue relazioni sentimentali hanno in qualche modo raggiunto un pubblico molto ampio che si identifica con le tue visioni. Perché, secondo te? Secondo me perché ho sempre avuto comunque un modo di comunicare molto semplice per certi versi. Quindi è una semplicità che ha raggiunto i cuori magari dei miei coetanei anche d'oltreoceano magari, proprio perché comunque i sentimenti sono universali. Avendo questo modo di comunicare comunque così, a mio avviso semplice, perché parlo comunque di sentimenti che raggiungono tutti inevitabilmente, fotografando comunque in ambienti tante volte neutri, secondo me è facile identificarsi perché alla fine vogliamo tutti le stesse cose, viviamo tutti gli stessi sentimenti e questa fotografia in qualche modo è una narrativa di questi sentimenti con una declinazione però appunto universale, perché sì, si vede Palermo, si vedono degli scorci cittadini, ma si vede anche un cielo che è di tutti, che vediamo tutti ovunque nel mondo, si vede un mare che potrebbe essere il mare di tutto il mondo in qualche modo, si vedono dei baci, si vedono dei sorrisi, si vedono degli sguardi che si potrebbero vedere in tutto il mondo ed è una cosa che ho avuto anche il privilegio poi di poter toccare personalmente con mano, perché poi la fotografia mi ha dato questa opportunità meravigliosa del viaggio. Mi è capitato per esempio di scattare in Corea del Sud o in Nuova Zelanda o in Australia, negli Stati Uniti e rivedere poi quei stessi sorrisi, quei stessi desideri, quei stessi bisogni, quello stesso amore, seppur magari poi con quelle sfumature culturali o semplicemente personali, che però in qualche modo poi vedendole in una fotografia, in un insieme, raggiungono tutti, ecco. Bene, sono i sorrisi e le emozioni e l'amore che ritroviamo nelle immagini di We Are Family qui a Rifugio. Grazie Paolo di essere stato con noi. Grazie mille a te, Irene, grazie.